Ciao a tutti e benvenuti su Mintitaro. Questo è il secondo episodio della serie sul viaggio del matto, un paradigma teorico che aiuta a interpretare gli arcani maggiori dei tarocchi come una via di evoluzione spirituale. Se non l'avete già fatto, vi consiglio innanzitutto di guardare il primo video di cui metterò il link su questa serie, perché lì spiego in dettaglio i principi teorici alla base degli arcani maggiori e dei tarocchi tutti, che fanno riferimento appunto ai principi teorici delle filosofie neoplatoniche, che sono quel gruppo di filosofie ma anche pratiche spirituali che erano in voga in Italia al momento in cui i tarocchi furono creati, ovvero nell'era rinascimentale, e che quindi hanno influito sulla simbologia degli arcani maggiori e di tutto il mazzo dei tarocchi, ovviamente. Lo studioso di tarocchi Robert Place ha appunto messo in evidenza come i principi neoplatonici accomunino i tarocchi ad altre pratiche esoteriche rinascimentali come la Cabala giudaica ma anche cristiana, l'alchimia e l'ermetismo. Per questo ancora oggi possiamo trovare corrispondenze fra le carte dei tarocchi e i principi ermetici, i principi dell'alchimia e i principi cabalistici. I Rider-Waite-Smith, questo mazzo di tarocchi che ho di fronte a me, in particolare esplicitano queste corrispondenze, come per esempio un simbolo dell'alchimia, della trasformazione alchemica, viene esplicitato nella carta, per esempio, della temperanza. E quindi sono particolarmente utili poi, vedremo, per interpretare gli arcani maggiori come appunto un viaggio secondo il paradigma del viaggio del matto. In questo video parlerò ancora della filosofia dietro gli arcani maggiori, più in generale. Poi in un prossimo video parlerò più in dettaglio di ciascuna carta degli arcani maggiori. Però innanzitutto volevo chiarire che l'espressione viaggio del matto o The Journey of the Fool in inglese è stata coniata per la prima volta negli anni 70 dalla tarologa Eden Gray, per appunto esplicitare come gli arcani maggiori formassero un continuo coerente per appunto rappresentare l'evoluzione spirituale dell'anima. Però, come ho appunto detto nel primo video su questo viaggio del matto, in realtà gli arcani maggiori sono sempre stati considerati da subito dagli esoteristi, già nel XVIII secolo, come rappresentativi della ricerca spirituale dell'uomo. Kurt de Gobelin, il primo esoterista che considerò il mazzo di tarocchi come uno strumento esoterico e spirituale di origine egizia, fu anche il primo a dividere gli arcani maggiori in 3 gruppi da 7 carte, escludendo il matto. Pensò con questa divisione che appunto gli arcani maggiori potessero raccontare la storia del creato, del mondo. Subito dopo, quasi in contemporanea, Comte de Meillet, che è un altro esoterista francese del periodo, riprese questa divisione in 3 gruppi del mazzo degli arcani maggiori e associò ogni gruppo
all'età dell'uomo, ovvero l'età dell'oro, l'età dell'argento, l'età del ferro. Queste teorie erano di stampo ovviamente prettamente esoterico si rifacevano un po' all'idea che il mazzo di tarocchi avesse un'origine appunto nell'antico Egitto e fosse frutto di una conoscenza sapienzale che derivava dai sacerdoti dell'antico Egitto. In realtà noi oggi sappiamo abbastanza per certo che comunque l'origine dei tarocchi è rinascimentale e nacquero appunto in Italia. Anche per questo appunto furono concepiti all'interno di una cultura e di una concezione spirituale e del mondo di stampo neoplatonico. Robert Place, come ho detto prima, sottolinea questa matrice neoplatonica degli arcani maggiori, dei tarocchi tutti e degli arcani maggiori in particolare. Secondo lui gli arcani maggiori riprendono la concezione neoplatonica per cui il mondo fisico, quello che ci circonda, si crea come un'emanazione da una realtà spirituale primogenea, secondo un percorso a tappe. Questo percorso a tappe viene rifatto a ritroso dopo la morte da parte dell'anima, che quindi risale e ritorna all'origine di questa realtà spirituale primogenea. Però appunto secondo questo studioso gli arcani maggiori, sebbene nati come uno strumento, come un gioco fondamentalmente, siccome sono nati in un ambiente impregnato di questa cultura neoplatonica, loro malgrado sono stati concepiti e disegnati secondo questa filosofia, quindi rappresentano, oltre ad essere un gioco, anche un'allegoria di questo viaggio dell'anima a ritroso verso questa realtà primogenea attraverso una illuminazione. Quindi i tarocchi diventano fondamentalmente uno strumento che può essere utilizzato per fare questo viaggio a ritroso a tappe anche appunto senza bisogno di aspettare appunto il trapasso, rendersi conto, aumentare la propria consapevolezza spirituale riguardo alla realtà unica e spirituale del mondo che ci circonda, un po' come i cabalisti, gli studiosi della Cabala fanno con il paradigma dell'albero della vita. Dunque, in particolare, come è organizzato il sistema teorico degli arcani maggiori? Anche in questo caso sono divisi in 3 gruppi da 7 carte. Perché ogni gruppo ha 7 carte? Innanzitutto il matto è escluso perché il matto è l'unico che non ha numero. Si inizia, gli arcani maggiori iniziano col numero 1 del mago, il matto non ha numero perché nei numeri, nel sistema romano di numerazione non c'era lo 0. E infatti lo 0 è stato messo per la prima volta da Coeur de Gobelin. Comunque il matto viene escluso perché rappresenta l'anima o l'uomo comune che ripercorre questo viaggio a ritroso dell'anima verso l'illuminazione. Le altre carte sono 21 e vengono divise in 3 gruppi da 7. Perché? Perché ogni gruppo ha 7 carte perché riprende lo schema chiamato la scala neoplatonica dei 7 pianeti, ovvero si pensava sempre all'interno della concezione neoplatonica che la materia appunto
facesse un percorso di 7 tappe dall'origine spirituale fino alla sua, diciamo, manifestazione terrena, e che l'anima, una volta dopo la morte, ripercorresse questa scala salendola, questa scala a 7 gradini, cioè 7 dimensioni, ogni dimensione governata da un pianeta. All'epoca, in ambito anche oggigiorno, in astrologia classica, no, si parla di pianeti anche il Sole è considerato un pianeta, la Luna, Marte, Venere, Saturno, eccetera. E ogni pianeta aveva delle caratteristiche, diciamo, positive e negative, e l'anima, salendo questa scala, si purificava dei vizi associati ad ogni pianeta che dominava quella dimensione. Questo avveniva dopo la morte, però appunto attraverso la meditazione, attraverso il raggiungimento del trance o gnosi, poteva essere fatto anche in vita. E appunto, secondo Robert Place, i tarocchi vennero così concepiti che alla fine possono essere utilizzati come uno strumento appunto di meditazione, che permette appunto il raggiungimento del trance, della gnosi, e quindi in definitiva dell'illuminazione, cioè della consapevolezza ultima che noi siamo un tutt'uno con la realtà spirituale da cui si crea la realtà. Quindi questa è la scala, e questa scala però viene ripetuta 3 volte, perché sono 3 gruppi di carte, secondo la concezione platonica dell'anima, che è divisa in 3 parti, ovvero secondo Platone l'anima ha 3 elementi, ha 3 parti. C'è chi diciamo ha una parte prevalente rispetto alle altre, e chi no. Comunque la prima anima è quella dell'appetito, la seconda è quella della volontà, e la terza è quella della ragione. Per cui il primo gruppo di 7 carte diciamo ripercorre questa scala all'interno della diciamo riprendendo il concetto di anima dell'appetito, la seconda rappresenta l'anima della volontà e l'ultima l'anima della ragione. Secondo Robert Place, questo tipo di struttura a gradini, diciamo, questa ascensione dell'anima a ritroso verso la purificazione, no? E verso il raggiungimento della consapevolezza ultima, è anche confermato dal fatto che il gioco dei tarocchi stesso era concepito come una scala di valori, ovvero gli arcani maggiori venivano chiamati trionfi durante il Rinascimento, e il gioco dei trionfi era concepito in modo che l'arcano, diciamo il trionfo successivo, prevaleva su quello precedente, per cui la papessa, per dire, se la papessa prevale sul mago, e così l'imperatrice prevale sulla papessa, e via dicendo. Per cui c'è una specie di scala di valori, per cui il mondo diventa la carta più importante del gioco dei tarocchi, quella che dà più punteggi, tra virgolette. Dov'è il mondo? Vabbè, eccolo. Questa è la carta che dà più punteggi, tra virgolette, e quella più bassa è il mago. Per cui, in base a questa concezione, appunto, è possibile poi anche a livello, diciamo, di strumento meditativo ripercorrere questo percorso da un grado più basso, che è quello del mago, salendo, 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 fino all'ultima, che è l'apoteosi, che è dato dal mondo. Bene, io spero che questo video
sia stato abbastanza chiaro. Ho cercato di spiegare appunto un po' la struttura degli arcani maggiori secondo questa concezione neoplatonica che diciamo è alla base della struttura degli arcani maggiori come strumento meditativo. E se avete domande ovviamente scrivetele pure nei commenti, sarò felice di rispondere. Nel prossimo video vedremo le varie carte degli arcani maggiori e come queste appunto rientrino in questa filosofia neoplatonica e quindi come queste possano poi in definitiva diventare uno strumento di illuminazione, di evoluzione spirituale all'interno di questa concezione della scala neoplatonica dei 7 pianeti e delle 3 parti dell'anima di Platone. Bene. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere un like e iscrivervi al canale se l'avete già fatto, soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i prossimi video. E noi ci vediamo presto. Ciao!